Ciao a tutti, io sono Nelirfa e mi raccomando mettete un bel mi piace a questo video perché oggi vi spiegherò l'allevamento su Ark. L'allevamento è una funzione di Ark Survival Evolved che consente ai giocatori di allevare creature usando le uova dei dinosauri con i non mammiferi o la gravidanza con i mammiferi. Le uova non avranno un proprietario fino alla schiusa, quindi è possibile rubare le uova ad altri giocatori. Le creature appena nate sono semplicemente reclamate, imprimendole, e non richiedono i soliti processi di domatura, associati alle creature selvatiche. Chiunque può reclamare un cucciolo. Questo deve essere fatto velocemente insieme a nutrirlo, poiché i piccoli possono morire rapidamente di fame. Il primo passo nell'allevamento consiste nell'avere due creature di sesso opposto, della stessa specie per l'accoppiamento. Le varianti di dinosauri originali e aberranti contano come una specie separate e come tali non possono essere incrociate. Devono essere accoppiati con la loro variante originale aberrante. La maggior parte delle creature può essere allevata. Siate sempre pronti in caso di più nascite dopo l'incubazione-gestazione. C'è una probabilità del 10% di gemelli e una probabilità del 2% di terzine. I requisiti necessari per l'accoppiamento devono essere che entro l'intervallo di accoppiamento reciproco, quindi deve esserci un intervallo che per entrambi va bene. Non devono essere messi in segui, quindi togliete il segui, e devono essere anche svuotate il più possibile nell'inventario. Quindi, dopo aver fatto tutti questi passaggi, basterà semplicemente avvicinare il più possibile l'esemplare maschio vicino all'esemplare femmina. Dopo aver fatto tutte queste cose che vi ho appena spiegato, uscirà sopra le teste delle creature in accoppiamento una piccola icona a forma di cuore e una barra dell'accoppiamento appare sull'interfaccia della femmina. L'interfaccia indica anche con quale creatura si sta accoppiando. Assicurarsi che gli animali di accoppiamento rimangano vicini, altrimenti l'accoppiamento si interrompe. A causa del ritardo del server e delle meccaniche di gioco, la barra di accoppiamento non si aggiorna continuamente in tempo reale. Inoltre, accoppiare più femmine con un solo maschio nello stesso tempo può peggiorare la situazione. Se ci sono troppi dinosauri addomesticati nel server o nella propria tribù, la coppia si rifiuterà di accoppiarsi finché non ci sarà uno slot libero. Le femmine non possono accoppiarsi di nuovo fino a quando non è trascorso un intervallo di attesa per l'accoppiamento. Questo intervallo è indicato sulla loro interfaccia. Per i mammiferi l'intervallo di attesa dell'accoppiamento non inizia prima della fine della loro gestazione. I maschi possono accoppiarsi in qualsiasi momento. Lo stesso uovo fecondato inizierà da solo l'incubazione dopo che è stato poggiato per terra, non nell'inventario. Una volta lasciato cadere, un uovo fertilizzato deve essere mantenuto a un certo intervallo di temperatura a seconda della specie. Se al di fuori di questo intervallo di temperatura non farà avanzare l'incubazione e perderà la vita dell'uovo fertilizzato man mano e sarà distrutto se arriverà a zero. Questo è tutto indicato sull'interfaccia quando guardi un uovo fecondato e la sua descrizione ti dice anche chi sono i suoi genitori. Per poter schiudere un uovo a seconda delle varie specie dovremmo utilizzare l'aria condizionata. Questa farà sia una temperatura calda che fredda in automatico. Durante la gestazione le femmine possono consumare fino al doppio della quantità di cibo che normalmente consumerebbero. Assicurarsi che la gestante abbia accesso al cibo in abbondanza durante la gestazione per evitare di perdere il cucciolo. I piccoli inizialmente non sono reclamati,
Quindi un giocatore deve rivendicarli subito dopo la nascita, avvicinandosi e premendo il tasto predefinito. Nel mio caso per PC è il tasto E, altrimenti possono essere reclamati da altri giocatori. Servirà parecchio tempo in cui il cucciolo dovrà crescere, inizierà a essere semplicemente un cucciolo, poi un adolescente e infine un adulto. In tutto questo tempo vi potrà chiedere ancora cibo e anche delle coccole. La progenie erediterà i livelli naturali dei suoi genitori. I livelli delle statistiche naturali sono i livelli di ogni statistica dopo che è stato addomesticato, ma prima che ottenga qualche statistica attraverso il livellamento del giocatore, c'è una probabilità del 55% di ereditare la statistica più forte di ciascun genitore. Questo significa che hai una certa possibilità di ottenere un 100% perfetto, cioè con solo le statistiche più alte di entrambi i genitori da ogni accoppiamento. Dunque ragazzi, ora andiamo a vedere nello specifico come accoppiare questi due T-Rex. Come potete vedere sono sia un maschio che una femmina. Allora dobbiamo semplicemente fare il tasto e andare in comportamento e abilitare l'accoppiamento. Stesso lavoro anche sulla femmina. Vedete che qua praticamente subito sono comparsi i cuoricini, li vedete qua, in realtà sarebbero sulla testa, però sono molto alti quindi non si vedono, comunque si capisce che ci sono i cuoricini e la femmina in questo caso è già in accoppiamento, quindi ci sarà un certo lasso di tempo. In questo mio caso diciamo è molto velocizzato perché sono su un single player, quindi un attimino ho velocizzato i tempi proprio per fare i video e dimostrarvi in tempo reale diciamo tutte queste guide. Ora l'animale si sta accoppiando, durerà appunto come dicevo un certo tempo, poi dopo passerà alla fase successiva e quindi ci sarà poi l'uovo. Vedete che qui sotto c'è una barra marrone che mano a mano che passa il tempo aumenta. Quando raggiungerà il 100%, ecco siamo a 96, 98, 99, ok, e farà l'uovo. L'uovo fecondato si differenzia dall'uovo normale perché vedete che c'è questo fumo rosso, quindi significa che questo qui è fecondato. Potete tranquillamente raccoglierlo e tenerlo all'interno dell'inventario. Come potete vedere in questo momento l'uovo qui sotto ha due barre, una barretta gialla che col passare del tempo andrà a diminuire e questo significa che andrà a marcire. Le uova fecondate, se non volete subito far nascere il cucciolo, le potete anche conservare nel frigorifero. Ora per farla schiudere ho fatto qui l'aria condizionata, vedete sono questi qui, ne ho messi addirittura 4, però credo che magari potrebbero anche bastarne 2, però più ne abbiamo meglio è, perché facciamo forse anche prima. Ora facciamo col tasto O, quindi lascia cadere l'uovo per terra. Una volta che avrà toccato il terreno, e come ho spiegato prima e non quando lo avremo dentro al nostro inventario, vedete che ci sarà l'incubazione. Qua siamo all'87%, piano piano questa barra blu va a diminuire e quando arriverà alla fine, quindi allo 0%, nascerà il cucciolo. Ora dobbiamo aspettare un pochettino e vediamo. Dunque allora adesso si sta per schiudere e dovrebbe nascere il cucciolo. Aspettiamo ancora 9 secondi. Ok, allora come potete vedere in questo momento il nostro tiranno ha la scritta rossa. Questo significa, come ho spiegato prima, che non è appartenente a nessuna tribù, quindi basterà semplicemente avvicinarvi e in questo caso schiacciare il tasto E e fare l'imprinting al nostro cucciolo.
poi qua vi chiederà il nome, comunque dopo ce lo metto. A questo punto sarà messo in segui, vi conviene fischiare e togliere il segui, a meno che non lo vogliate spostare, e anche mettere poi l'animale, perché questo mi rimane sempre in passivo, così almeno se siete attaccati non andrà a attaccare anche lui, essendo molto piccolo avrà poche possibilità probabilmente, magari in questo caso no, perché è un T-Rex, però altre creature può darsi che abbiano poche possibilità. La parte più difficile avviene adesso, perché quando lui è cucciolo avrà bisogno di molto cibo, quindi prendete direttamente da dove avete magari dal frigorifero o anche qui dalla mangiatoia, in questo caso la carne, gliela andiamo a inserire nel suo inventario, vedete che ecco, e lui mangerà direttamente così. Quando avrà una età credo adolescente, non ci sarà più bisogno di mettere nell'inventario, ma lui andrà a mangiare direttamente dalla mangiatoia. Vediamo magari uno più grande per capire. Questo dovrebbe essere abbastanza grande, no, questo è ancora adolescente, quindi non mangia ancora dalla mangiatoia, perché non si vedono queste mangiatoie, sono un po' invisibili. Comunque gli verrà sopra la testa, diciamo, il simbolino solito della mangiatoia, e quindi va a significare che sta alimentandosi direttamente dalla mangiatoia, quindi non avrà più bisogno del cibo dentro l'inventario. Quindi è fondamentale la scelta degli animali da accoppiare, perché andando a accoppiare, come ho spiegato prima, c'è una grossa probabilità che l'animale che nasce nuovo abbia maggiori statistiche, quindi sia naturalmente più forte, un livello superiore, eccetera. Come potete vedere, quando io vado poi a cavalcare uno degli animali che ho fatto nascere, adesso ne devo trovare uno, un attimo, ecco questo qui per esempio, che è uno di quelli che ho fatto nascere, vedete che in alto a destra c'è il simbolo dei due pugnetti. Questo significa che è un animale imprintato. Questo è un bonus che mi dà il 20% in più del danno e aumenta anche alcune statistiche. Quindi è molto importante cavalcare i propri animali che siamo andati a imprintare. Questa cosa sarà molto importante quando dovremo affrontare i boss. Infatti, solitamente quando siamo all'interno di una tribù, è bene che ogni personaggio vada sopra la sella, quindi monti un animale imprintato. In questo modo avrà le statistiche aumentate e farà il 20% in più di danno. Grazie ragazzi di aver seguito, come sempre vi chiedo di mettere un bel mi piace a questo video, di condividerlo, se avete delle domande fatemele nei commenti e se ancora non vi siete iscritti iscrivetevi per seguire tutti i video che vado a mettere su questo canale. Ciao e alla prossima!